Renzo Beggia ha un nome italianissimo, ma lui è belga, quindi parla inglese. La presentazione che vedrete è già tradotta in italiano, quindi non so, se volete io faccio la consecutiva ancora, perdiamo un attimino più di tempo, se no potete seguire la presentazione e eventualmente poi se dovete chiedere qualcosa Renzo è là. In ogni caso, cosa preferite? Un minimo di traduzione? Simpatico. Va bene, ok. No, va bene, ok. Ok, we go. It was about the translation. Thanks, Claudio. So I heard that Claudio already explained that I have an Italian name, but I'm not Italian at all. I'm actually from Belgium. But I am the sales manager for Italy and France, representing Xtralis in these countries. Xtralis is a global manufacturer of electronic security systems. We've got 3 divisions: fire, smoke detection division, a traffic division, and also all the other electronic security applications, being access control, intruder detection, and also outdoor perimeter protection. Okay. So we'll focus on the last part, the outdoor perimeter protection and video transmission. Come vi ho detto prima, Renzo ha un nome italianissimo, però risiede in Belgio, è responsabile per, diciamo così, per il Sud Europa per quanto riguarda l'adesione di Xtralis, che si occupa specificatamente del controllo perimetrale. Xtralis è un'azienda multinazionale che ha diversi business all'interno della rilevazione incendio, all'interno della security in generale. E in particolare appunto oggi affronteremo il controllo remoto e la perimetrale protection, quindi il controllo dei perimetri. Okay, well, we are number 1 in the UK if we talk about outdoor detection and remote video verification. We've protected about 50,000 sites in about 10 years, and on this slide you can also see some of our references, and not only in the UK but in all the different countries we're active. Xtralis col marchio AdPro è leader di mercato negli UK e come potete vedere ci sono più di 50.000 siti sorvegliati installati in 10 anni, e alcune delle referenze più importanti che potete vedere lì sopra sono state realizzate appunto negli UK con prodotti AdPro. Well, today I'm going to talk about a concept composed of 3 different products. So we're talking about perimeter protection, outdoor detection, and in that concept there is already one part that you can see on the slide, the outdoor infrared detector. So we manufacture these detectors and they're available in long-range curtain or volumetric versions. Oggi parleremo appunto di protezione perimetrale, protezione di esterni. In particolare il primo oggetto che vedete sulla slide è questa tipologia di barriera che viene prodotta integralmente da Xtralis e prevede 2 tipi di soluzione, una soluzione appunto barriera, l'altra una soluzione di tipo volumetrico per la rivelazione di movimento all'interno o attraverso un certo spazio. So I'm talking about passive infrared, of course. It's not a barrier, not an active infrared. Naturalmente stiamo parlando di barriere passive, non attive, quindi non c'è trasmissione, è soltanto una rilevazione delle variazioni. So we detect the temperature difference between a person and the background, the environment. Questi sistemi ci permettono appunto di verificare la differenza di temperatura tra la persona che sta camminando, sta passando, e il resto dello sfondo, diciamo così, della zona sorvegliata. As you can see on this slide, we have several models, especially the range is changing. So we've got detectors who can detect people up to 50 meters, and the maximum is 150 meters if we talk about the curtain detection. Quindi, come potete vedere da questa slide, anche se è un pochino complicata, il primo prodotto è appunto serve per la rilevazione delle persone tramite appunto l'oltrepassare una linea, e possono farlo da un minimo di 25 metri fino a un massimo di 150 metri. 25 or 50? From 50 to 150. 50. Yeah. Da 50 a 200. We also have some special models, high performance models, who have a heating element inside and an extra filter in front
to filter out strong lights, for example, sunlight, laser light, and stuff like that. And we also have one model that can do directional detection. So you can configure the detector to only send an alarm if people enter the site and not send an alarm if people leave. Ok, hanno anche delle apparecchiature un pochettino magari più particolari che permettono tramite dei filtri e tramite dei riscaldatori di vedere e di rilevare il passaggio anche molto più lontano, e oltretutto permettono di discriminare se la persona sta andando in un senso, sta passando in un senso questa linea virtuale, e dare l'allarme soltanto se la passa in un senso, se non se lo passa nel senso inverso. Of course, to configure these detectors, we do not only use the dip switches on the detector itself, but we also offer software which shows you the amount of infrared measured by the detector. So with this software, you can actually see what value of infrared a person will cause. You can also see what a small animal will cause, and then you can set the alarm level at the level of the person, avoiding false alarms caused by noise and small animals. Quindi insieme a queste apparecchiature ovviamente vengono forniti degli accessori, uno dei quali fondamentali veramente è il software di taratura del sistema, che vi permette appunto di vedere in tempo reale al passaggio di una persona quale è il livello di soglia che voi potete impostare, e quindi discriminare addirittura se far venire fuori l'allarme al passaggio di una persona e tagliare fuori magari per esempio il passaggio di un animale di taglia piccola, un cane, un gatto o cose di questo genere. Sono perfettamente diciamo così tarabili online. Even if there is background noise, we're talking about outdoor detection, so there can be reflections. There is also a setting that will automatically raise or adapt the alarm level according to the background noise. So you will never get false alarms created by noise. Ok, c'è anche un utility all'interno di questo sistema che vi permette, siccome stiamo lavorando appunto in esterni, quindi ci possono essere degli elementi esterni che diciamo così creano del rumore di fondo che potrebbe rendere difficile la discriminazione del passaggio o meno di una persona, esiste un automatismo all'interno dei sistemi per cui si può automaticamente, all'incrementarsi di questo livello di rumore, alzare di conseguenza la soglia di rilevamento del sistema. Okay, so the software is used to configure the unit, but of course, once configured, you still need to test the range. Okay? See if you align the detector correctly. If you want to protect 150 meters, you still want to know if you have a detection. So that, therefore, we have this mobile tester. So it's a unit with an antenna that you connect to the detector, and then one technician can install the detector and test the range with that mobile unit, up to 150 meters. Ecco, un'altra cosa molto bella appunto è il fatto, voi potete naturalmente tarare il vostro sistema con il software, però se c'è un tecnico solo esiste anche un accessorio con un'antenna che potete collegare direttamente al rilevatore, e fino a 150 metri di distanza con un sistema wireless riuscite a verificare e quindi a capire il funzionamento del sistema per verificare se la taratura che avete fatto è corretta o meno. The advantages of our detectors compared to some of our competitors is that today they give the lowest number of false alarms, if of course correctly configured. And they're also very easy to install. You win about 70% of the time compared to a direct competitor. Quindi uno dei vantaggi, i vantaggi che ci sono utilizzando questo tipo di apparecchiature, innanzitutto è il fatto che con questo tipo di apparecchiature, se sono correttamente installate e tarate, avete veramente un numero molto contenuto di falsi allarmi. Oltretutto, col fatto di avere un'installazione così semplice che vi permette con una persona sola, in una volta sola, di fare la vostra taratura, ovviamente questo produce un grandissimo risparmio in termini di tempi di installazione. We also have a wide range from 50 to 150 meters. There are even some active infrared barriers who cannot have that detection range. And it's also flexible in height, so you can install the detector between 2.5 until 4 meters. Ok, quindi oltretutto a questo si aggiunge il fatto di avere un range di funzionamento molto esteso. Ci sono addirittura dei
rilevatori attivi che non arrivano a 150 metri, quindi tra 50 e 150 metri possono funzionare tranquillamente. Oltretutto vengono ridotti anche i rischi di vandalismo, perché le apparecchiature sono studiate per essere installate anche da 2,5 metri fino ai 4 metri d'altezza, quindi dove non sono raggiungibili. The detector is available also in a metal housing, and we even have an intrinsically safe model. So it's a model you can use in areas where there's a risk of explosion. Okay. Quindi sono disponibili anche in custodia di metallo, oppure addirittura in versione sicurezza intrinseca, quindi ATEX, dove possono quindi essere installati anche in zone dove ci sono pericoli di esplosione. But maybe the biggest advantage compared to other brands is that our detectors really offer one continuous zone. It's one field, where we notice that a lot of other products on the market still use Fresnel lenses, plastic filters, where we use mirrors, and there are sometimes big gaps in the detection field. Un altro dei vantaggi della tecnologia che utilizza Xtralis è quello di avere una barriera che sia veramente continua. E loro non usano degli specchi per ottenere questo tipo di risultati, non delle lenti di Fresnel come usano altri competitor, e purtroppo questi altri competitor hanno a volte tra un fascio e l'altro di rilevamento dei gap, quindi delle interruzioni molto importanti, nelle quali potrebbe anche passare una persona senza essere rilevata assolutamente. Then I move on to a second product and a second technology, because in some cases our infrared detectors are combined with the second technology to have an even higher reliability. For us it's the video analytics. Okay? So we've got a product called Protezione, which is a standalone product, and we've got the same algorithms on our recorder now. Quindi passiamo adesso appunto a un'altra tipologia di prodotto, un prodotto che rientra nella fascia di video content analysis, quindi fa analisi di segnali video. Il prodotto si chiama Presidio e viene implementato o in moduli standalone oppure addirittura dentro i registratori della serie di Xtralis. So the Presidium as a standalone unit is adding video analytics to an existing analog camera. So you simply install this unit between the camera and the recorder. Presidium è un sistema standalone, quindi è un sistema che può essere installato su qualsiasi telecamera, semplicemente tagliando il cavo coassiale, mettendolo in serie a una telecamera standard, ottenete un sistema di video content analysis studiato apposta per le situazioni da esterno. So the configuration is very easy. There are only 6 steps. The unit is made for outdoor detection, outdoor video analytics, so very reliable. And it's available in a mini version, 2-channel unit, and in a 19-inch model, up to 20 cameras can be connected to that unit. Il sistema funziona in modo veramente semplice, ha un software che vi permette di tararlo in 6 semplicissimi passaggi, nei quali impostate appunto le dimensioni dell'area da monitorare, impostate le proporzioni in un modo molto semplice dall'altezza delle persone oppure delle dimensioni degli oggetti che volete andare a monitorare, ed esiste in versione semplice standalone 2 canali oppure in versione modulare da rack con modularità 2 fino a un massimo di 20 telecamere per ogni singolo rack. Since it's an IP event today, I will move on to the next product. It's our video recorder and transmitter. It's not a simple DVR. It can also send the alarms. It's also a hybrid machine, so you can connect analog cameras, but like also IP cameras to the unit. Several brands are supported, also distributed by IDI. Visto che siamo appunto in un evento in cui si parla di IP, ecco qui il loro nuovo sistema che permette di combinare sia telecamere analogiche che telecamere native IP in un unico sistema di videoregistrazione, con a bordo gli algoritmi di Presidium per fare il controllo tramite la videoanalisi. So, of course, the recorder is using H.264 compression. It's still the best compression available for video recording. Double codec, so you can have different settings for the live video transmission and verification, and a high quality for the recording. Okay, quindi il sistema naturalmente usa la tecnologia di compressione, gli algoritmi H.264, e quindi vi permette di utilizzare sistemi di alta qualità e con una bassissima occupazione di banda.
I sistemi hanno tutti un doppio codec, per cui potete tranquillamente utilizzare un codec per la visualizzazione, magari con dei settaggi che vi permettono di occupare pochissima banda, e poi invece utilizzare delle immagini di altissima qualità per andare a fare la registrazione. So the unit is also capable of storing 25 images a second, whatever type of camera you connect. It's up to 5 megapixel cameras. E i sistemi vi permettono appunto di immagazzinare, quindi di registrare telecamere fino a 25 immagini al secondo, sia con telecamere analogiche che con telecamere IP fino a 5 megapixel. There are other features, of course, causing that high reliability, as hard disk management with the smart function, the complete configuration and OS is on a separate flash memory, not on the hard disk. So if the disk should crash, you don't lose configuration. Ci sono appunto altre caratteristiche che permettono di dire che questi oggetti sono effettivamente molto affidabili. Innanzitutto i sistemi fanno in automatico un controllo degli hard disk continuamente tramite la tecnologia smart, e in più hanno l'avvio da flash memory, quindi anche se si guasta un hard disk, cosa che succede purtroppo, e il sistema non ha nessun tipo di problema, continua a registrare sugli altri hard disk disponibili, perché il sistema operativo non risiede sull'hard disk, ma risiede su una flash memory fisicamente collegata sopra la macchina. I will move a little quicker. Okay. Of course, the unit is hybrid, but on our unit, it means that you configure an IP camera the same way you configure an analog camera. Okay, so you don't have to go to the web page of the camera to select the settings. No, you have everything available, the dual codec, dual quality, motion detection, tamper detection, camera position, everything you have on the normal analog recorder. Okay, quindi il sistema è veramente un sistema completamente ibrido. Qualsiasi cosa voi fate sulla telecamera, diciamo così, analogica collegata tramite il coassiale alla macchina, potete farlo sulla telecamera IP con le stesse identiche modalità. Quindi non è necessario andare sulla web page della telecamera IP e fare delle configurazioni particolari, bensì si fa tutto tramite la macchina e lei si prende cura di utilizzare i protocolli corretti per fare le impostazioni nel modo più appropriato sulla telecamera IP. The unit also supports audio. So if you connect a microphone to the analog camera, or you use the embedded audio of an IP camera, or you connect a microphone to most of them now, you can also store the audio. When you play back the video, it's synchronized, audio and video. Quindi, oltretutto la macchina gestisce anche la funzionalità di registrazione dell'audio, quindi se collegate un microfono oppure utilizzate il microfono già direttamente integrato in una telecamera IP, potete registrare l'audio direttamente e durante la riproduzione l'audio è completamente sincronizzato con il video. It's a two-way audio link, so the central monitoring station, if it receives an alarm from our unit, can also talk back to the intruder. Okay, and we noticed that in 80% of the cases, the audio warning deters the intrusion, so really the intruder will run away before entering the building. Il sistema utilizza appunto la tecnologia audio in modalità full duplex, quindi non solo dalla central station si può ascoltare quello che succede nel sito remoto, ma c'è anche la possibilità appunto di mandare dei messaggi vocali, di parlare direttamente e di far sentire tramite un altoparlante dal lato telecamera le cose che dicono. Quindi loro hanno verificato ed effettivamente è vero, questo tipo di intervento, quindi far sentire la propria voce dall'altra parte da remoto, è un deterrente molto molto efficace, e il ladro molto spesso scappa perché si sente appunto sorvegliato e sente la voce di qualcuno che lo sta guardando in quel momento. Some central monitoring stations even offer more services like visitor management if there's nobody on site, and they can do all these things remotely, receive goods after working hours, do virtual tours with the cameras, even do parking control, round control, all at a distance because the unit also has in and outputs. Avendo un altissimo grado di integrazione, un altissimo livello di integrazione, questi sistemi possono appunto aiutare anche a fare una serie di servizi remoti aggiuntivi per i siti che si vanno a sorvegliare, tipo gestire i visitatori,
visitatori magari che vengono in orario di non apertura, dalla centrale si può aprire un cancello, si può rendere disponibile una baia di magazzino per fare degli scarichi oltre l'orario di lavoro, si possono fare delle ronde virtuali verificando le varie telecamere di volta in volta senza necessità che ci sia qualcuno là. Si può fare un accesso, si può autorizzare l'accesso ai parcheggi ad esempio da remoto, si può fare praticamente tutto da remoto tramite questo tipo di apparecchiatura. As Claudio said before, the algorithms found in the Presidium unit for outdoor video analytics have now been added onto the fast trace unit. So you can activate this video analytics on analog cameras and also on IP cameras, on maximum 4 cameras on the unit. Okay. So we've got 2 types of algorithms. The one is of course the same type as the Presidium, outdoor people detection via video. And there is a second algorithm you can activate, and that's loitering detection. That's indoor if people stay too long in a certain zone. Come vi ho detto prima, appunto, sul sistema si può applicare la video content analysis come sul sistema Presidium. Oltretutto c'è anche la possibilità di attivare non soltanto un tipo di rilevamento di intrusione da esterno, ma anche una rilevazione di persone che si muovono senza una vera meta all'interno di una determinata area, quello che si chiamano normalmente il loitering, quindi persone che vagano senza senso in un'area. And of course the system is still user friendly. It has all the other features you find in other DVRs, web interface, PTZ control, recordings, even an iPhone application is available to see live video and functions via an iPhone. Quindi il sistema è estremamente semplice, prevede un'interfaccia web tramite ovviamente qualsiasi tipo di web browser, accesso multiutente, controllo del brandeggio e addirittura c'è un'interfaccia, un'applicazione per iPhone che vi permette di visualizzare le immagini e addirittura di brandeggiare le telecamere da remoto direttamente sul vostro telefonino. So I explained the products, and that brings us to our concept of remote video verification. If we compare with a traditional detection system, then somebody will detect an intrusion. Afterwards, they will look on the recorded video and try to find the intruder, so you already lose time. And then we see if there is an action necessary, send the police, but in fact it's already too late. Probably the intruder is already in the building and ran away with a laptop or other valuable stuff. Andiamo un attimo a analizzare appunto tramite questi diagrammi di flusso i processi che vedono coinvolti le apparecchiature di Xtralis. La classica rilevazione, diciamo così, la sorveglianza tradizionale passiva prevede il fatto che quando succede un evento una persona dall'altra parte vada a vedere oppure dopo vada a ricercare all'interno della registrazione qual è stato l'evento, dove si è verificato esattamente all'interno del building e così via. Dopodiché intraprende le azioni necessarie, tipo chiamare la polizia, mandare la polizia sul posto, però a quel punto può darsi anche che la persona che è entrata abbia già preso qualcosa, se ne sia già uscita e non c'è più niente, rimane soltanto la registrazione, ma effettivamente il fatto è già accaduto e non ci potete più porre rimedio. If we compare with our solution from Xtralis, we detect outside, so before the person really enters the building or breaks the window. In most of the cases, there's a lot of damage. So we send you the live pictures and video. So you don't have to search for the video recordings. Now the central monitoring station on the other side of the line gets the alarm, it gets the pictures. If you have audio, we also activate the audio for in that area combined to a camera. So you immediately see if you need to send somebody, the police for example, or if we are talking about personnel or a false alarm. Quindi la sorveglianza, quindi il sistema di sorveglianza di Xtralis si rivela molto più proattivo da questo punto di vista. Innanzitutto la rilevazione dell'intrusione avviene prima che ci sia l'intrusione vera, perché noi stiamo parlando di perimetrale protection, quindi di protezione del perimetro, prima che entrino dentro nella zona che noi dobbiamo effettivamente preservare. Questa verifica di allarme viene fatta real time perché il sistema spedisce direttamente immagini o filmati a una centrale di sorveglianza e a quel punto le azioni necessarie possono essere un'azione di contenimento ancora prima
che il ladro eventuale entri all'interno del building vero e proprio, e oppure si possono attivare quell'utilizzo di cui parlavo prima, tipo l'audio bidirezionale, dicendogli attenzione, ti abbiamo visto, sappiamo che sei lì, e questo molto probabilmente scapperà via direttamente senza neanche entrare, perché abbiamo agito per tempo sull'azione che stava avvenendo. So I think it's already clear for that in that concept use all of our products, the infrared, the video analytics, standalone with another recorder or embedded onto our fast trace too. And then this unit acts as an alarm panel. It sends the alarm with the video to a central monitoring station. Central monitoring station can connect back to the unit to see the live video or to speak to the intruder. And of course these units are directly connected to the fast trace. Okay, quindi per riassumere, come avete visto, tutti questi tre sistemi che abbiamo visto separatamente possono funzionare, anzi è meglio che funzionino assolutamente insieme per dare una protezione più totale, e trasmettono tutti tramite poi il Fast Trace 2 a una centrale con un software dedicato che permette di agire molto rapidamente e quindi di reagire a qualsiasi tipo di tentativo di intrusione in maniera molto più veloce che con i sistemi tradizionali. We even offer the software for the central monitoring station. So our software is called Video Central Platinum, and it's a software with a complete logbook. It can receive thousands of alarms from different sites, and if you get the alarm, you get the 3 pictures, a small video sequence, and that it also allows the operator to talk via the IP audio and execute functions, for example, open the door. Xtralis naturalmente commercializza appunto questo software che si chiama Video Central Platinum, che vi permette appunto di verificare tutti gli eventi, avere uno storico degli eventi, verificare, avere la possibilità di sorvegliare in situazioni di configurazione multisito, e per ogni allarme appunto vi arrivano le immagini, le foto, un piccolo video e addirittura appunto tutta la segnalazione di quello che è effettivamente l'allarme, di dove vi è avvenuto e dei tempi di gestione. And the last slide. People or central monitoring stations who already have their management software, but we also have partnerships with some of the biggest manufacturers of this software. ESI, SureView, Bold are some examples. Okay, so you can have the choice, our software for our brand or a software which is compatible with a lot of different brands. Okay. Quindi la soluzione di Xtralis prevede anche appunto la possibilità di interfacciarsi con i maggiori produttori di questi tipi di software di sorveglianza per darvi la possibilità appunto di scegliere la soluzione che meglio sia adatta alle vostre caratteristiche e necessità. Grazie. Thanks for your attention.